Buongiorno e benvenuti, sono Matteo. Oggi inizieremo un viaggio all'interno del mondo della lean manufacturing. Vedremo insieme quelli che sono i principi fondamentali che la caratterizzano. La prima cosa da fare quando si inizia un percorso di lean manufacturing all'interno di un'azienda, all'interno di un processo di ottimizzazione delle attività, è comprendere cosa sia il valore per il cliente e che cosa realmente abbia valore per il cliente, in modo da concentrare là i nostri sforzi e non disperdere energie e risorse. Prima ancora però è importante cercare di capire chi realmente sia il mio cliente per direzionare realmente verso l'unico vero grande obiettivo tutto quello che andremo a mettere in pratica. Io ho un'impostazione molto legata alle logiche di lean manufacturing e secondo i principi di Womack e Jones, autori del libro Lean Thinking, da cui anche lo stesso nome lean manufacturing ha preso vita, ma soprattutto di Taiichi Ohno, da cui il Toyota Production System è nato, il cliente dovrebbe essere considerato il reparto successivo a quello in cui io sto operando, quello che sto prendendo in considerazione. Se stiamo prendendo in considerazione l'intero processo di un'azienda, il cliente è il cliente a cui io vendo il prodotto. Se sto prendendo in considerazione un'attività all'interno di un processo produttivo, è il reparto produttivo successivo. Soddisfare quello significa fare qualcosa di importante per soddisfare il cliente finale, e se ognuno fa la stessa cosa per il proprio cliente, quindi per il passaggio successivo, il cliente finale sarà soddisfatto. Questo è un po' il concetto su cui si basa la logica inventata da Taiichi Ohno appunto in Toyota nel 1945. La stessa cosa avviene anche nelle logiche produttive improntate al metodo fordista, la catena di montaggio, in cui, anche qui, ogni singola isola svolge le proprie attività e consegna il semilavorato all'isola successiva, a prescindere che la prima sappia o no che cosa se ne farà il passaggio successivo. Per un'azienda il cliente è indiscutibilmente l'azienda o la persona che paga per poter avere il prodotto che viene commercializzato. Considerando quindi che le catene di fornitura sono estremamente lunghe e complesse e implicano, secondo le comuni e diffuse metodologie di gestione, un numero molto elevato di clienti per ogni anello della catena stessa, con la conseguente necessità di individuare ogni volta le caratteristiche su cui puntare per riuscire a soddisfarlo. Questo causa una elevata differenziazione delle caratteristiche che un prodotto, bene o servizio che sia, acquisisce durante lo svolgimento della supply chain, con il rischio concreto di allontanarci molto da quello che desidera l'unico vero cliente che davvero conta per tutti, cioè il consumatore finale. Il cliente è quindi l'unico vero cliente per tutti gli anelli della catena che crea un prodotto o un servizio, è e deve essere esclusivamente il consumatore finale, a prescindere da quanto lontano l'attività che stiamo prendendo in analisi sia lontana dalla fine del flusso. Perché il consumatore che va in negozio e compra il prodotto è l'unico che paga e basta. E io vado! Tutti gli altri comprano e rivendono, probabilmente dopo una trasformazione, ma comunque rivendono. Quindi il consumatore finale è l'unico che non trae alcun tipo di beneficio economico diretto dall'acquisto del prodotto ed è quindi l'unico di cui è veramente importante conoscere il feedback. Utilizzando il concetto del reverse thinking proprio della lean manufacturing, questo risulta ancora più evidente. Se il consumatore finale, la signora Maria, come viene comunemente definito l'archetipo del cliente base all'interno del mondo della grande distribuzione organizzata, non compra il nostro prodotto, si ferma tutta la catena, fino all'estrazione della materia prima, da cui tutto ha avuto inizio. Visto che, se vi ricordate, il gioco del telefono senza fili che facevamo alle scuole elementari non funziona, non ha mai funzionato, e ce lo ricordiamo, le grandi risate che scoppiavano quando all'inizio della fila una persona diceva una parola all'orecchio di un'altra e alla fine della fila la parola che arrivava all'ultima era completamente diversa da quella iniziale. Allo stesso modo non funzionerà nemmeno il trasferimento di informazioni tra chi intercetta la customer satisfaction della signora Maria, che ha comprato
la marmellata al supermercato sotto casa e chi ha coltivato la pesca. Uso la pesca perché mi pare che in questo momento, grazie ai pubblicitari di Esselunga, che tra l'altro sono dei geni, questo sia l'unico frutto in commercio, non si parla d'altro. E quindi approfitto e ne parlo anch'io, lo traggo come esempio. Il nostro obiettivo è quindi capire davvero cosa desideri la signora Maria, e non è affatto semplice, perché la signora Maria, oltre che alta 1,50 m, vede poco, cammina male, e tutta un'altra serie di disgrazie fisiche che la caratterizzano, e questo è il concetto del consumatore tipo all'interno del mondo della GDO, ovvero riesco a vendere e a far arrivare le informazioni alla signora Maria che ha tutta questa disgraziata serie di problemi, riesco a farle arrivare a tutti. Questo è un po' il concetto. Quindi, oltre che tutte queste disgrazie fisiche, la poveretta è anche bugiarda, perché non ci dice cosa voglia veramente, a volte perché non lo sa nemmeno lei, ed è vero, o lui ovviamente, ma a volte perché è davvero bugiarda e non vuole comunicarcelo. Torniamo seri un attimo per concludere. Il cliente di tutte le aziende che a vario titolo compongono la filiera che genera il barattolo di marmellata di pesche deve essere esclusivamente il consumatore finale. Questo determina di conseguenza quanto sia importante la circolazione pura e non mediata delle informazioni tra tutte le aziende che partecipano alla costruzione del prodotto, e di conseguenza rende fondamentale la creazione di una reale supply chain che posizioni tutti gli attori del processo sulla stessa barca, ognuno con in mano il proprio remo, disponibile a remare verso la direzione comune, far felice la signora Maria. Grazie per l'attenzione. Nella prossima puntata vedremo che cosa sia il valore per il cliente, ovvero per la signora Maria. Per oggi vi ringrazio, mi raccomando, mi piace e sottoscrivi, e ricordate una cosa: è impossibile da realizzare fin quando arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. Ciao!